Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un sarto che aveva 3 figli e solo una capra. La capra dava latte che sfamava tutta la famiglia, quindi aveva bisogno di buon cibo e doveva uscire a mangiare erba ogni giorno. I figli si alternavano nel portarla fuori. Un giorno il figlio maggiore la portò nel cimitero, dove crescevano le migliori erbe. La lasciò mangiare e giocare lì. Quando fu il momento di tornare a casa, le chiese: «Capra, sei soddisfatta?» La capra rispose: «Ho mangiato così tanto, non toccherò più nemmeno una foglia, me». «Me». «Allora andiamo a casa», disse il figlio. Prese la corda dal collo della capra, la riportò nella stalla e la legò in sicurezza. Il vecchio sarto chiese: «La capra ha mangiato a sufficienza?» Il figlio rispose: «Oh sì, ha mangiato così tanto che non toccherà più nemmeno una foglia». Ma il padre voleva essere sicuro, così andò giù nella stalla, accarezzò la capra e chiese: «Capra, sei soddisfatta?» La capra rispose: «Come posso essere soddisfatta? Ho saltato tra le tombe e non ho trovato cibo, così sono andata senza me». «Me». «Cosa sento?» urlò il sarto. Corse al piano di sopra e disse al figlio: «Ehi, bugiardo! Hai detto che la capra era sazia, ma l'hai lasciata digiunare». Nella sua rabbia, afferrò un metro da sarta dalla parete e inseguì il figlio fuori di casa. Il giorno dopo toccò al secondo figlio. Trovò un posto nel giardino dove cresceva buona erba e la capra la mangiò tutta. Quando fu il momento di tornare a casa, chiese: «Capra, sei soddisfatta?» Essa rispose: «Ho mangiato così tanto, non toccherò più nemmeno una foglia, me». «Me». «Allora andiamo a casa», disse il figlio. La riportò nella stalla e la legò. Il vecchio sarto chiese di nuovo: «La capra ha mangiato a sufficienza?» Il figlio rispose: «Oh sì, ha mangiato così tanto che non toccherà più nemmeno una foglia». Il sarto non gli credette, così andò giù nella stalla e chiese: «Capra, sei soddisfatta?» La capra rispose: «Come posso essere soddisfatta? Ho saltato tra le tombe e non ho trovato cibo, così sono andata senza me». «Me». «Quel ragazzo malvagio!» urlò il sarto. «Come hai potuto lasciare un animale così buono affamato?» Corse al piano di sopra e inseguì il secondo figlio fuori di casa con il metro da sarta. Ora era il turno del terzo figlio. Voleva fare bene, così trovò dei cespugli con le migliori foglie e lasciò che la capra le mangiasse. Quando era ora di tornare a casa, chiese: «Capra, sei soddisfatta?» La capra rispose: «Ho mangiato così tanto, non toccherò più nemmeno una foglia, me». «Me». «Allora andiamo a casa», disse il figlio, e la portò nella stalla e la legò. Il vecchio sarto chiese: «La capra ha mangiato a sufficienza?» Il figlio rispose: «Ha mangiato così tanto che non toccherà più nemmeno una foglia». Il sarto non si fidava ancora di lui, così andò giù e chiese: «Capra, sei soddisfatta?» La capra rispose: «Come posso essere soddisfatta? Ho saltato tra le tombe e non ho trovato foglie, così sono andata senza me». «Me». «Oh, tutti voi siete bugiardi!» esclamò il sarto. «Siete tutti malvagi e dimentichi del vostro dovere come gli altri. Non mi ingannerete più». Era così arrabbiato che corse al piano di sopra e colpì il povero figlio con il metro da sarta finché non scappò di casa. Ora il sarto era rimasto solo con la sua capra. La mattina seguente entrò nella stalla,
accarezzò la capra e disse: «Vieni, mia cara creatura, ti porterò a mangiare io stesso». La prese per la corda e la guidò verso siepi verdi e piante selvatiche, ovunque le capre amano mangiare. «Ora puoi mangiare quanto vuoi», disse, lasciandola mangiare fino a sera. Poi chiese: «Capra, sei soddisfatta?» Essa rispose: «Ho mangiato così tanto, non toccherò più nemmeno una foglia, me». «Me». «Allora andiamo a casa», disse il sarto, riportandola nella stalla e legandola in sicurezza. Prima di andarsene, si voltò e chiese: «Sei soddisfatta adesso?» Ma la capra non si comportò meglio e gridò: «Come posso essere soddisfatta? Ho saltato tra le tombe e non ho trovato foglie, così sono andata senza me». Me. Quando il sarto sentì questo, rimase scioccato e si rese conto di aver mandato via i suoi 3 figli senza motivo. «Aspetta, creatura ingrata», urlò. «Non basta allontanarti. Mi assicurerò che tu non osi più mostrarti tra i sarti onesti». In fretta, corse al piano di sopra, afferrò il rasoio, insaponò la testa della capra e la rase a zero. Poiché il metro da sarta era troppo buono per lei, prese la frusta e la colpì così forte che lei scappò via rapidamente. Rimasto solo a casa, il vecchio sarto si sentì molto triste e desiderò di poter riavere i suoi figli, ma nessuno sapeva dove fossero andati. Il figlio maggiore era diventato apprendista da un falegname. Lavorava sodo e quando fu il momento di partire, il suo maestro gli diede un tavolino. Non sembrava speciale, fatto di legno semplice, ma aveva una caratteristica meravigliosa. Se qualcuno lo metteva e diceva «tavolino, copriti», si sarebbe immediatamente coperto con una tovaglia pulita, un piatto, un coltello e una forchetta, oltre a molti piatti di carne cotta e arrosto, più un grande bicchiere di vino rosso. Il giovane falegname pensò: «Con questo avrai abbastanza per tutta la vita», e viaggiò felicemente senza preoccuparsi di trovare un buon albergo o cibo. Ovunque andasse, fosse in un campo, in una foresta, in un prato o ovunque gli piacesse, poteva tirare fuori il suo tavolino, metterlo giù e dire «copriti», e tutto ciò che desiderava appariva. Alla fine, decise di tornare da suo padre, pensando che il vecchio uomo lo avrebbe perdonato ora che aveva questo meraviglioso tavolo. Una sera, mentre tornava a casa, si fermò in un'osteria piena di ospiti. Lo accolsero e lo invitarono a sedersi e mangiare con loro, altrimenti avrebbe avuto difficoltà a trovare cibo. «No», disse il falegname, «non prenderò cibo dai vostri piatti, piuttosto voi potete essere miei ospiti». Risero pensando che stesse scherzando. Poi mise il suo tavolino in mezzo alla stanza e disse: «Tavolino, copriti». Immediatamente si riempì di cibo così buono che l'oste non avrebbe mai potuto fornirlo. L'odore fece venire l'acquolina in bocca agli ospiti. «Servitevi, cari amici», disse il falegname, e quando videro che intendeva sul serio, si radunarono rapidamente e iniziarono a mangiare. Rimasero stupiti che ogni volta che un piatto si svuotava, un altro lo riempiva da solo. L'oste guardava con sorpresa, pensando: «Avrei bisogno di un cuoco così nella mia cucina». Il falegname e i suoi amici si divertirono fino a tarda notte e quando fu ora di andare a letto, anche lui andò a dormire, mettendo il suo tavolo magico contro il muro. Tuttavia, l'oste non poteva smettere di pensarci. Ricordò di avere un vecchio tavolo nel suo deposito che sembrava simile a quello del falegname e silenziosamente lo scambiò con il tavolo magico. La mattina dopo, il falegname pagò per il suo soggiorno, prese il suo tavolo, senza sospettare fosse un falso, e tornò a casa.
A mezzogiorno giunse alla casa di suo padre, che lo accolse con grande gioia. «Bene, mio caro figlio, cosa hai imparato?» chiese il sarto. «Padre, sono diventato un falegname». «Un buon mestiere», rispose il vecchio. «Cosa hai riportato dal tuo apprendistato?» «Padre, la cosa migliore che ho riportato è questo tavolino». Il sarto lo esaminò da vicino e disse: «Non hai fatto nulla di speciale con quello, è solo un vecchio tavolo». «Ma è un tavolo che si serve da solo», rispose il figlio. «Quando lo metto e gli dico di coprirsi, appaiono piatti bellissimi e c'è vino che scalda il cuore. Invitiamo i nostri parenti e amici. Si divertiranno con un bel pranzo». Quando la famiglia si riunì, mise il tavolo in mezzo alla stanza e disse: «Tavolino, copriti». Ma il tavolino non fece nulla e rimase nudo come un qualsiasi tavolo ordinario. Il povero falegname si rese conto che il suo tavolo era stato scambiato e si sentì imbarazzato a stare lì come un bugiardo. I parenti risero di lui e dovettero andare via senza mangiare o bere. Il padre tornò a lavorare e continuò a cucire, mentre il figlio trovò un nuovo maestro. Il secondo figlio era diventato apprendista da un mugnaio. Quando il suo apprendistato finì, il maestro disse: «Hai lavorato così bene che ti darò un asino speciale che né tira carri né trasporta sacchi». «A che serve allora?» chiese il giovane apprendista. «Fa cadere oro dalla bocca», disse il mugnaio. «Se lo metti su un panno e dici briclebrit, ti farà cadere monete d'oro». «È meraviglioso», disse l'apprendista, ringraziando il maestro e partendo nel mondo. Ogni volta che aveva bisogno d'oro, diceva semplicemente briclebrit al suo asino e pioveva monete d'oro che raccoglieva da terra. Ovunque andasse, si godeva il meglio di tutto e aveva sempre una borsa piena. Dopo aver girato per un po', pensò: «Dovrei visitare mio padre. Se gli porto l'asino d'oro, mi perdonerà e mi accoglierà a casa». Arrivò nella stessa osteria dove il tavolo di suo fratello era stato scambiato. Quando portò il suo asino dentro, l'oste cercò di prenderlo e legarlo, ma il giovane disse: «Non ti preoccupare. Porterò il mio asino nella stalla io stesso, perché voglio vedere dove rimarrà». L'oste trovò strano questo e pensò che un uomo che doveva sorvegliare il suo asino non potesse avere molti soldi. Ma quando il giovane tirò fuori 2 monete d'oro e chiese all'oste di fornirgli qualcosa di buono da mangiare, gli occhi dell'oste si spalancarono e corse a trovare il miglior cibo disponibile. Dopo pranzo, il giovane chiese quanto doveva. L'oste vide un'opportunità di fargli pagare di più e disse che doveva pagare 2 monete d'oro in più. L'apprendista mise mano alla tasca, ma il suo oro era sparito. «Aspetta un momento, oste», disse, «andrò a prendere dei soldi», ma portò con sé il tovagliolo. L'oste non poteva capire questo e fu curioso, così lo seguì silenziosamente. Quando il giovane chiuse la porta della stalla, l'oste sbirciò attraverso un buco nel legno. L'ospite stese il panno sotto l'asino e gridò: «Briclebrit!». Immediatamente l'asino cominciò a far cadere monete d'oro, piovendo sul terreno. «Wow», pensò l'oste, «quante monete! Dovrei prenderle per me». Dopo aver pagato il suo conto, l'apprendista andò a letto, ma durante la notte l'oste si intrufolò nella stalla, portò via l'asino d'oro e legò un altro asino al suo posto. La mattina dopo, l'apprendista partì con quello che credeva fosse il suo asino d'oro. A mezzogiorno arrivò alla casa di suo padre, dove fu accolto con gioia. «Cosa sei diventato, figlio mio?» chiese il sarto. «Ora sono un mugnaio», rispose il figlio. «Cosa hai riportato dai tuoi viaggi?» «Nient'altro che un asino».
Qui ci sono tanti asini, disse il padre. Avrei preferito avere una bella capra. Sì, disse il figlio, ma questo non è un asino qualunque. Fa cadere oro quando dico Bricklebrit. Invitiamo i nostri parenti e li renderò ricchi. Mi sembra una buona idea, disse il sarto, così non dovrò più lavorare con l'ago, e uscì a chiamare tutti. Quando tutti arrivarono, il mugnaio stese il suo panno e portò l'asino nella stanza. Ora osservate, disse e gridò Bricklebrit. Ma non cadde nessuna moneta d'oro, poiché l'asino non possedeva questo talento, ed era chiaro che era solo un asino normale. Il povero mugnaio si sentì tradito e si scusò con i suoi parenti, che se ne andarono a mani vuote. Il vecchio sarto dovette tornare a lavorare e il figlio trovò un altro maestro. Il terzo figlio divenne apprendista da un tornitore e impiegò più tempo per imparare il suo mestiere. I suoi fratelli gli scrissero di quanto fosse andata male e di come l'oste li avesse imbrogliati appena prima di tornare a casa. Quando il tornitore finì il suo apprendistato e fu pronto a viaggiare, il suo maestro gli diede un sacco con un bastone dentro. «Posso portare il sacco», disse il tornitore, «ma perché il bastone? Rende solo pesante». «Ti dirò perché», rispose il maestro. «Se qualcuno prova a farti del male, di semplicemente fuori dal sacco, bastone. E il bastone salterà fuori e picchierà così tanto chiunque ti disturbi che non potrà muoversi per una settimana. Non si fermerà finché non dirai dentro il sacco, bastone». L'apprendista lo ringraziò, si mise il sacco sulla spalla e ogni volta che qualcuno provava ad attaccarlo, diceva «Fuori dal sacco, bastone». E il bastone saltava fuori e picchiava chiunque lo infastidisse finché non era troppo ferito per continuare. Quella sera arrivò all'osteria dove i suoi fratelli erano stati imbrogliati. Mise il suo sacco sul tavolo e cominciò a vantarsi delle cose straordinarie che aveva visto nel mondo. «Sì», disse, «le persone possono trovare un tavolo che si serve da solo, o un asino d'oro, e queste sono grandi cose, ma non sono niente rispetto al tesoro che ho nel mio sacco». Le orecchie dell'oste si drizzarono. Cosa potrebbe essere? Pensò. Il sacco deve essere pieno di gioielli. Potrei prenderli a buon mercato perché le cose buone vengono sempre in tre. Quando fu ora di andare a letto, l'ospite si sdraiò sulla panca, usando il sacco come cuscino. L'oste, pensando che l'ospite fosse addormentato, si avvicinò silenziosamente per cercare di scambiare i sacchi. Ma il tornitore stava aspettando questo. Proprio mentre l'oste stava per muoversi, gridò: «Fuori dal sacco, bastone!» Immediatamente il bastone saltò fuori e cominciò a colpire l'oste. L'oste implorò pietà, ma più piangeva, più il bastone lo colpiva finché non crollò a terra, esausto. Il tornitore disse: «Se non restituisci il tavolo dei desideri e l'asino d'oro, il pestaggio ricomincerà». «Oh no», pianse umilmente l'oste. «Restituisco volentieri tutto, basta che quel maledetto bastone torni nel sacco». L'apprendista rispose: «Lascerò che la pietà prenda il posto della giustizia, ma è meglio che tu non ti metta nei guai di nuovo». Ordinò poi: «Dentro il sacco, bastone», e lasciò riposare l'oste. La mattina seguente il tornitore tornò a casa da suo padre con il tavolo dei desideri e l'asino d'oro. Il sarto fu molto felice di rivederlo e chiese cosa avesse imparato mentre era via. «Caro padre», disse il figlio, «sono diventato un tornitore». «Un mestiere abile», disse il padre. «Cosa hai riportato dai tuoi viaggi?» «Una cosa preziosa, caro padre», rispose il figlio, «un bastone nel sacco». «Cosa?»
esclamò il padre, un bastone. Questo è davvero un valore per il tuo lavoro. Puoi tagliarne uno da qualsiasi albero. Ma non uno come questo, caro padre. Se dico fuori dal sacco, bastone, il bastone salta fuori e dà una buona lezione a chiunque pensi di farti del male, e non si fermerà fino a quando non giacerà a terra e implorerà pietà. Con questo bastone ho riavuto il tavolo dei desideri e l'asino d'oro che l'oste ladro ha preso dai miei fratelli. Chiamiamo tutti e invitiamoli a banchettare. Riempirò anche le loro tasche d'oro. Il vecchio sarto era ancora un po' scettico, ma radunò i parenti. Poi il tornitore stese un panno nella stanza e portò dentro l'asino d'oro. Disse a suo fratello: «Ora, caro fratello, parlane». Il mugnaio disse: «Briclebrit», e le monete d'oro caddero sul panno come una pioggia, fino a quando tutti ebbero più di quanto potessero portare. Poi il tornitore tirò fuori il tavolino e disse: «Ora, caro fratello, parlane». Appena il falegname disse: «Tavolino, copriti», il tavolo si riempì rapidamente dei piatti più deliziosi. Fecero una festa come il sarto non aveva mai vissuto prima, e i parenti rimasero insieme fino a tardi, tutti felici e allegri. Il sarto ripose ago, filo, metro da sarta e oca e visse felice con i suoi 3 figli. Ma cosa successe alla capra che causò al sarto di allontanare i suoi 3 figli? Te lo dirò. Si sentì in colpa per la sua testa rasata e corse verso il buco di una volpe, nascondendosi dentro. Quando la volpe tornò a casa, si spaventò vedendo 2 grandi occhi brillare nell'oscurità e scappò via spaventata. Un orso la incontrò e, vedendo la volpe spaventata, le chiese: «Cosa hai, fratello volpe? Perché sembri così spaventato?» «Oh», disse la volpe, «c'è una bestia feroce nella mia caverna e mi ha fissato con occhi di fuoco». «La scacceremo», disse l'orso, e andò con la volpe nella caverna. Ma quando vide gli occhi di fuoco, anche lui si spaventò e scappò via. Un'ape lo incontrò e, vedendo che era ansioso, disse: «Orso, sembri molto preoccupato. Cosa è successo alla tua solita allegria?» «È facile per te dirlo», rispose l'orso. «C'è una creatura feroce nella casa di Redskin e non riusciamo a scacciarla». L'ape disse: «Orso, mi dispiace per te. Sono una piccola creatura debole che nemmeno guarderesti, ma credo di poter aiutare». Volò nella caverna della volpe, atterrò sulla testa liscia della capra e la punse così forte che la capra saltò su, gridando «me me», e scappò via in preda al panico. Fino ad oggi nessuno sa dove sia andata. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.